ti ringraziamo per aver partecipato a questo progetto, Grazie a per voler voi, grazie a partecipare a voi. questo progetto e quindi iniziamo sempre con la storia personale, quindi della famiglia, della giovinezza, diciamo di quel percorso che ti ha portato a diventare artigiano, ecco, Certo. fondamentalmente. Quindi se vuoi raccontarci un po', ecco, in questo Sì, senso. volentieri, volentieri. Ecco, io nasco nel 1967 e a Cappelletta di Noale è una frazione della provincia di Venezia. E sono il sesto di 6 figli, 5 femmine e io ultimo. E da piccolino vengo poi portato a Bolzano in quanto la mamma purtroppo è venuta a mancare che avevo pochi mesi e sono stato poi portato a Bolzano e allevato da degli zii materni. E la situazione ha voluto che il compagno appunto della zia si occupasse proprio di restauro già all'epoca, anche perché veniamo da una tradizione di famiglia, perché anche il nonno alla fine dell'Ottocento ha fatto l'Accademia di Belle Arti a Vienna, si occupava di restauro nell'ambito dell'affresco, quindi neanche a farlo apposta, comunque c'era un filo conduttore che poi ci legava. Diciamo che io da bambino, si abitava qui a Bolzano in via Bivio, dove adesso la nuova, diciamo da Ponte Regia a scendere, e avevamo questa casa che c'è tuttora al numero 10 di via Bivio, dove al piano terreno c'era il laboratorio appunto dello zio, del Rin Valentino, e sopra c'era l'abitazione. Io praticamente già da bambino cosa facevo? Siccome anche lui lavorava nell'ambito del restauro del mobile, avevo sempre il piacere e l'amore per questi, come posso dire, questi campioni di mobili in miniatura che venivano fatti all'epoca come presentazione per i mobili, diciamo, poi a dimensione reale. Non c'era come oggi, diciamo, al computer il sistema appunto del disegno. E io cosa facevo? Avevo 3 anni all'epoca, andavo a prendermi al piano di sotto questi campioncini di mobili e un scalino alla volta me li portavo in casa, no? E quindi proprio c'era questo senso proprio dell'amore verso l'oggetto. E avendo appunto il laboratorio sotto casa, per me divenne poi naturale comunque parte del gioco, svilupparlo in laboratorio, quindi costruire con il legno quelli che potevano essere i giochi dell'epoca, quindi non so, lo scudo, la spada, il fortino per i soldatini e quant'altro, insomma, no? Questo diciamo è stato un po' il filo conduttore che mi ha portato ad avere sempre l'amore per la materia, per il legno soprattutto. E da lì crescendo ho sempre lavoricchiato, tra virgolette, anche in laboratorio, perché chiaramente andavo giù e c'era il piacere di dare, chiamiamola una mano, tra virgolette, diciamo, mi dava qualche piccolo compito che poteva essere magari fare una piccola pulizia, carteggiare qualcosa, cioè, mi sentivo già, diciamo, un piccolo artigiano da bambino. E quello ha fatto sì che appunto nascesse in me questa passione che, terminate le scuole dell'obbligo, la mia strada era già sicura per quello che era il mio volere e da lì ho fatto, diciamo, venne iscritto alla scuola d'arte a Pozza di Fassa, feci lì i primi 3 anni di studi, dopodiché nel frattempo era nuova una scuola provinciale qui una scuola professionale per scultori che era nata, se non sbaglio, nel 1983 a Selva di Val Gardena, e nell'84, io dopo il triennio che feci appunto a Pozza di Fassa, mi spostai a Selva di Val Gardena, questa scuola professionale per scultori. Praticamente noi eravamo il secondo anno della prima, cioè, quindi mentre noi frequentavamo c'era ancora in costruzione, diciamo, parte dell'aula per quelli che l'anno prima erano diventati gli studenti poi del secondo anno. Scuola questa tra l'altro è molto molto buona, anche perché aveva un'impostazione come era, se vogliamo, anche nel Rinascimento, quindi concetto di bottega artigiana, pochi allievi dove lavorano 8 ore al giorno in presenza di un maestro principale di scultura, poi gli altri maestri che riguardavano, non so, il modellato in creta, il disegno, materie anche, diciamo, tecniche, e faceva sì che ci fosse una formazione proprio molto, molto a contatto della materia, e infatti c'è tuttora questa scuola e funziona molto molto bene. Frequentai all'epoca il biennio perché era orientata su un biennio, nel frattempo finito andai in militare. Tornando al militare avevano fatto un terzo anno, mi riscrissi nuovamente a questo terzo anno per appunto la formazione come scultore, dove diedi poi all'epoca l'esame come scultore,
E da lì cosa successe? Che un anno io e un mio maestro, Bruno Valpot, fummo scelti come rappresentanti per l'Italia per un simposio internazionale di scultura in Sardegna, a Buduso. E andammo l'estate a fare questo simposio e durante il percorso, quindi nel 90, 1990, lo ricordo bene perché era l'anno dei mondiali ed era la famosa partita Italia-Argentina che perdemmo, vabbè, ai rigori e quindi è rimasta un po' qua durante il tragitto. E sul ritorno ci fermammo appunto a Carrara a vedere come funzionava l'accademia in Carrara, i laboratori soprattutto, perché io ormai ero già scultore fatto finito dal punto di vista appunto artigianale e mi interessava fare esperienza anche su marmo, pietre dure e diciamo anche la fonderia, perché lì c'era la possibilità di lavorare anche in fonderia, però nel contempo di lavorare anche nei laboratori fuori, quindi di potermi mantenere agli studi lavorando presso un laboratorio e così portare avanti il percorso. Avevo già visitato altre accademie l'anno prima a Parigi, a Monaco, anche delle realtà interessanti, però erano forse ancora, cioè, erano già un po' lontane da quello che secondo me era il concetto che a me interessava ed era quello proprio di comunque lavorare e imparare proprio bene i materiali, cosa che ormai a Parigi, come dico già negli anni 89-90, alla facoltà di pittura non c'era un pennello, quindi erano solamente disegni al computer, era già un altro concetto che ritenevo un po' distante da quello che al momento volessi io. E niente, feci poi l'Accademia di Belle Arti e mi completai gli studi nel 94 e feci tutto il percorso riguardante appunto l'ambito scultorio, beni culturali e poi anatomia e tutte le materie così di questa tipologia. Ho sempre lavorato in parallelo anche qui in laboratorio perché diciamo quando potevo venivo, lavoravo e un po' scendevo, lavoravo giù e mi mantenevo gli studi. E poi nel 1900, no, già contemporaneamente, cosa dico, nel 91 mi ero già iscritto come attività artigiana, in parallelo appunto agli studi accademici, e ecco, e da lì siamo ancora qui che vado avanti col mio lavoro. Beh, e quindi da che anno sei qui? Questa sede, allora in questa sede qui siamo dal maggio del 79, appunto lo zio Valentino appunto era lui che era qui perché da dove abitavamo prima, che c'era questo laboratorio sotto casa, ci dovevamo trasferire e da lì ebbe l'occasione di poter prendere in affitto questo laboratorio, quindi ero ancora ragazzino all'epoca, avevo 12 anni e venivo già qua a aiutare a spagliettare, lucidare, incerare, fare tinte, diciamo, ecco, quindi comunque già lavoravo, però diciamo l'intestazione dell'attività a mio nome la feci poi nel 91, ecco, diciamo. Ah, interessante. Quindi no, da tanti anni che Sì, questa, beh, questa cosa diciamo qua. questa realtà è da tanti anni in effetti che c'è. Quindi ci hai già anche un po' spiegato quello che è il tuo, diciamo, anche percorso formativo, Sì. no? Quindi come ti sei avvicinato a questo mestiere, quindi anche un contatto a livello familiare, Certo. no? E poi l'accademia, dicevi, dove poi? A Carrara, A Carrara, a Carrara, sì. Ok. Ti ricordi in questo percorso, diciamo così, anche di formazione, magari qualche esperienza che ti ha particolarmente segnato o ti ricordi qualche momento in particolare, a parte questo forse che ci hai già detto Sì. anche di quando siete andati in questa, che avete avuto l'occasione di fare questo... Di fare questo simposio? Sì. Sì, ma adesso diciamo non avrei forse un episodio unico in particolare che diciamo è diventato la miccia dalla quale poi è partito tutto l'insieme. Direi che è un concatenarsi di situazioni che mano a mano sono venute a crearsi e comunque davano in me, diciamo, la voglia di intraprendere questo tipo di professione, anche perché la sentivo molto, molto mia, molto personale da sempre e quindi diciamo non è stata proprio una scelta voluta.
Certo. No, sì, poi anche da sì, bambino dico, certo. crescendo anche in questo ambiente, Sì, no, infatti, ehm, anche perché è un ambiente molto creativo, quindi dava la possibilità, ma sia dal punto di vista, diciamo, lavorativo e quindi essere a contatto con opere anche di una certa cultura, storia, diciamo, per quello che riguarda la nostra storia locale, ma anche proprio dal punto di vista proprio, diciamo, del piacere di fare un qualcosa nel rispetto dell'oggetto, di poter contribuire nel fare delle cose che dessero anche una soddisfazione, perché sono dei lavori che non guardi mai l'orologio per dire a che ora devo andare via, piuttosto al contrario, ci caspita, ma devo fermarmi ancora mezz'ora perché dovrei finire di fare ancora quella tinta, quella cosa, e si tende a posticipare casomai l'uscita dal lavoro, no? E questo ecco, è una cosa che gratifica molto. no, no, infatti questo era il tema della Sì. passione, diciamo così, per questo mestiere. Ehm, Ci hai già detto anche qualcosa rispetto a quello che ti affascina particolarmente di questo mestiere, questa passione per l'oggetto che ti dà un po' di Sì. soddisfazione. Sì, diciamo che si lavora in un ambito dove ogni cosa comunque ha una peculiarità e non è niente scontato, no? Anche diciamo, nonostante l'esperienza e la conoscenza che si ha nel tempo, a volte bisogna affrontare delle situazioni in maniera diversa, bisogna comunque trovare l'escamotage per poter recuperare quella situazione in base a... non è tutto così meccanico, ci vuole anche un senso, diciamo, ci vuole la fantasia giusta al momento giusto, abbinata alla sensibilità e al rispetto chiaramente di quello che sulla quale si sta mettendo mano, insomma. Quindi molto molto affascinante da quel punto di vista. E poi anche il contatto con le persone, perché è una professione che, a parte diciamo, la parte oggettiva legata a quello che è l'ambito del lavoro in sé, anche tutto il rapporto appunto interpersonale che si hanno con i clienti, con gli enti, con la situazione, comunque diciamo, è un arricchimento a livello personale molto importante e ti dà anche la possibilità appunto, di vedere le cose con un occhio diverso, no? Di essere presente sempre su quello che è l'ambito, è molto appagante, ecco, diciamo, da quel punto di vista. Ma mi piace questa Sì, cosa del rapporto con sì, l'oggetto che dicevi, hai anche tra le mani certe volte degli sì. oggetti anche di E pregio. come? E come? È senz'altro è anche una responsabilità ed è stata nel tempo anche una crescita evolutiva nel modo di interpretare e capire fino a che punto ha senso mettere le mani nel rispetto dell'oggetto. Questo diciamo poi è un percorso di crescita che fa la persona, per quanto ci sia diciamo, un discorso etico di comportamento nell'ambito del restauro, però ad esempio mi è capitato di lavorare su opere molto importanti, ad esempio abbiamo da anni che lavoriamo sui corpi santi, che sono queste figure diciamo composte da ossa del secondo-terzo secolo d.C., che sono state poi nel XVIII secolo qui nei vari conventi riassemblate e montate o su strutture lignee o su strutture diciamo metalliche e poi completate con abiti e decorazioni diciamo di gioielli, tra virgolette, di gioielli dal punto di vista esecutivo perché sono fatti con una manifattura veramente di alta oreficeria, però non sempre sono fatti con materiali nobili, a volte sono al posto delle pietre, diciamo, possono essere dei vetri smerigliati, colorati, magari non sempre c'è della filigrana in oro e in argento, magari ci sono dei materiali meno nobili come magari dell'ottone, però dorato o argentato, ma sono delle opere veramente dal punto di vista artistico di notevole esecuzione e qualità e ha senso diciamo anche recuperarle e far sì che i posteri vedano queste opere che sono veramente di notevole interesse secondo me. Sì. Ehm, quindi ci hai già detto anche qualcosa sulla motivazione, Sì. quello che ti motiva nel tuo lavoro. Vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo, rispetto a ciò che ti Sì. motiva anche in questo lavoro? Ma ciò che mi motiva? Ma sì, no, direi che quello che ti motiva chiaramente è l'avere a che fare con un qualcosa che ti dà una crescita anche come persona, a livello umano, a livello proprio di esperienza personale nel tempo,
quindi senz'altro dal punto di vista professionale ti arricchisce veramente molto ed è interessante appunto trovarsi a confronto con le sfide che il tempo diciamo, ti porta nelle varie situazioni e anche diciamo, abbinato al fatto che la tecnologia comunque dà una mano e porta a leggere le cose in maniera diversa. Faccio un piccolo esempio, ci è capitato qualche anno fa di fare un intervento su no, quello era, non so, no, non era quello di Novacella, era un corpo santo della chiesa di San Leonardo in Passiria. In quel caso questo scheletro, sempre del III secolo d.C., abbiamo potuto, estraendo un dente, stiamo facendo poi, non io, a quel punto poi l'antropologo si è occupato del recuperare il DNA della persona e praticamente c'è una mappatura a livello europeo delle fonti d'acqua, quindi sulla base della formazione della dentina si è potuto ricostruire dove la persona, o il santo poi, ha vissuto all'epoca, no? Quindi cose molto interessanti perché diciamo il DNA all'interno del dente non è mai stato contaminato neanche da me che ero l'operatore per quanto avessi sempre guanti e quant'altro, però diciamo altre parti magari comunque sono state toccate da troppe persone, non era possibile avere un DNA puro. Ecco, queste diciamo, sono delle possibilità, delle ricerche interessanti che un tempo non erano possibili e danno una lettura più completa di una situazione e sono veramente cose anche molto belle diciamo, da poter vivere e poter documentare, ecco, diciamo. Sì, si fa parte proprio Sì. di un discorso un po' più ampio che coinvolge anche altre discipline, no? Sì, infatti diciamo, sono lavori, ecco, diciamo, quello che riguarda quando facciamo interventi di restauro sui corpi santi, sono lavori che facciamo quasi sempre in collaborazione io e una collega qui di Bolzano, che si chiama Irene Tomedi, è una delle più importanti restauratrici nel campo del mondo tessile, ma a livello internazionale. Lei viene da una formazione fatta in Svizzera all'epoca, alla Fondazione ABEC, e è un personaggio di tutto rispetto, tanto è vero che i reperti più importanti dal punto di vista tessile sono passati tra le sue mani e diciamo, il capostipite di questo è la Sacra Sindone, che ha restaurato lei, e altri reperti anche a livello nostro, che ci sono, non so, la casola di Sant'Antonio a Padova o qui diciamo anche casole medievali che abbiamo a Bressanone, al Museo Diocesano di Bressanone e tutto quello che è l'ambito del restauro sui corpi santi, ormai abbiamo una collaborazione più che decennale e si lavora appunto in simbiosi su quello che è questa tipologia di restauri. E lei è tra le nostre, è nella nostra lista. Quindi Irene, Forse in aprile riusciremo a intervistare anche Irene, sì, è sempre super impegnata, devo dire la verità, Irene, comunque, gli dirò di prendersi il tempo, no, No, infatti ci siamo sentiti e lei diceva sono spesso via, sì, insomma. è spesso via, è un lavoro molto, molto bello che abbiamo fatto l'anno scorso, appunto abbiamo vinto una gara d'appalto per il restauro dei 4 corpi santi della parrocchiale di Sluderno, di Santa Caterina, e questo era l'altare che nel 1807 venne scolpito da Horer e faceva parte del convento di Marienberg e venne dai bavaresi venduto prima che i francesi, durante la discesa dei francesi, potesse essere casomai deturpato o portato via. E la parte inferiore è appunto nella parrocchiale di Sluderno e la parte superiore, siccome era anche molto grande, non venne più montato lì ma nella chiesa di San Giovanni a Tubre. Ecco, in questo caso diciamo, c'erano 4 di questi corpi santi montati su strutture lignee che restaurammo appunto l'anno scorso, e ecco, io mi occupai di tutta la parte lignea organica, ossea, e lei tutto quello che riguarda la parte del tessile e della parte dei decori, e io la parte anche di quello che riguardava le teche d'altare, quindi poi anche tutto quello che aveva a che fare con la pulizia, pitture, sigillature per evitare appunto che entrasse di nuovo polvere, quindi che cambiasse il pH e tutte queste cose qua. Abbiamo inaugurato ad ottobre, ecco, questo è l'ultimo lavoro di un certo spessore che abbiamo avuto l'occasione di fare assieme. Sì. Certo. Allora, invece rispetto alla tua attività, diciamo, sì. di tutti i giorni, sì. Se vuoi descriverci una tipica, anche se abbiamo capito che sì. di tipico c'è poco, però una tipica giornata, lavorativa. Sì.
Ma diciamo la tipica giornata lavorativa si viene in laboratorio, ecco, anche l'orario della mattina non è sempre lo stesso, mi capita di arrivare anche molto presto a volte, quindi a volte alle 7 sono già in laboratorio, a volte orari che possono essere anche le 8, le 8 e mezza, dipende anche da cosa devo fare o dal tipo di lavoro, dal punto che ero arrivato magari la sera, se devo fare asciugare dei prodotti o d'altro. E si viene, cosa si fa? Controllo quello che devo fare durante il giorno, i vari appuntamenti, perché una volta li ricordavo tutti a memoria, ormai se non scrivo sono fregato, quindi devo giornalmente riprendere in mano tutto quello che c'è da fare. E niente, sono in laboratorio, io e mio fratello, che non è proprio un fratello, diciamo è un primo cugino, ma è come fosse mio fratello, perché era il figlio naturale di questi zii dove io sono stato all'epoca allevato, e gli ho fatto da fratello maggiore da sempre, e tuttora adesso lui ha 48 anni e ce l'ho qui che lavora con me, quindi siamo tuttora assieme. Ci sono belli scontri perché chiaramente non sembra, ma già 10 anni sono un po' un cambio generazionale e abbiamo visioni un po' diverse su certe cose, però diciamo c'è anche una buona intesa, un bel modo di affrontare le cose. Ah, quindi Sì, 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 no, lavorate voi due. lavoriamo noi due, sì, anche che per tante cose bisogna essere appunto anche in due, perché a volte vedi anche quando spostiamo queste cose, diciamo gli imballaggi, le cose, sono cose molto delicate, bisogna avere a che fare con una persona con la quale c'è sintonia, perché non è un discorso di forza, ma di occhio e attenzione nel come si spostano i vari oggetti, no? Certo. Quindi ormai, a parte la schiena che non è più quella di una volta, per il resto va abbastanza bene. No, no, Sì, infatti. Ehm, Bene, un po' ci hai già sì, parlato delle nuove sì, tecnologie nel tuo lavoro, sì. ma se puoi magari spiegarci un po' come è cambiato il Com'è tuo cambiato? mestiere negli ultimi anni, inserendo magari anche questa parte sulle nuove tecnologie, se ha avuto un impatto e che impatto ha Sì, ma avuto. allora senz'altro la possibilità di fare certi tipi di analisi permette di avere un'idea in tempo reale dei vari materiali, delle le stratigrafie per esempio, di vedere cosa c'è sotto, come intervenire già in maniera più oculata, e prima si arrivava comunque al risultato, ma magari si facevano una serie di campionature, di prove, quindi diciamo c'era tutto un percorso un po' diverso per poter arrivare allo stesso risultato. Senz'altro agevola e dà una lettura più completa. Senz'altro si guarda con un occhio positivo, anche se magari gli artigiani come me, un po' più vecchia generazione, diciamo, sono un po' abituati, tra virgolette, al proprio sistema, anche perché il risultato arriviamo lì, però bisogna giustamente guardare con un occhio anche moderno su quello che ci può offrire la tecnologia, che veramente è tanto ed è fondamentale per quello che riguarda poi anche la catalogazione, appunto poter vagliare casi simili per vedere tipologie, ricerche storiche, ad esempio, no? Nel caso magari di reperti dove non c'è una documentazione certa, senz'altro è molto, molto, molto importante. Beh, e questo, scusami, Sì. funziona anche come cioè come Sì, ecco, la negozio? parte, sì, ecco, la parte qui frontale l'abbiamo sempre usata anche come punto negozio, punto vendita, perché in parallelo al nostro lavoro di restauro capitava di acquistare noi personalmente sculture, mobili per esempio, e quindi diciamo lì restauravamo e li rimettevamo in vendita. Questo diciamo in parallelo ha sempre diciamo, occupato le due possibilità. Diciamo, negli ultimi anni il settore vendita è scemato molto, mi resta come piccola vetrina diciamo, delle possibilità delle cose che facciamo come interventi di restauro, più che altro da far vedere a volte anche ai privati che tipo di risultato si può avere, far vedere le cose, perché magari con gli enti già sappiamo già quello che è diciamo, l'impostazione, però ecco, da dare un po' anche una piccola vetrina di quello che facciamo come intervento di restauro. Certo, molto bello. Per quanto riguarda invece, diciamo, noi abbiamo immaginato questo ruolo sociale del mestiere Sì, dell'artigiano, no? Parlavamo anche questa mattina con la collega un po' dell'importanza che ha anche per la nostra provincia sì, l'artigianato, no? Anche qui se puoi parlarci sì, secondo te un po' di quale importanza ha sì. ancora magari l'artigianato tradizionale per l'Alto Adige
E un po', anche se l'hai già Sì, accennato, il contatto con i clienti, anche questa certo. idea di fare un mestiere che magari può anche preservare delle tradizioni che sono Certo, locali qui. sì, diciamo che grazie al cielo qui in Alto Adige c'è molta sensibilità per l'artigianato e c'è una formazione per i giovani che è veramente eccellente. Io essendo anche sono nell'associazione provinciale dell'artigianato, sono capomestiere dei restauratori e sono in contatto anche chiaramente con tutto quello che è l'ambito delle altre professioni e vedendo la capacità esecutiva, la perizia dei nostri giovani quando vanno poi a fare questi campionati, World Skills che probabilmente avrete sentito, cioè, portano a casa veramente un medagliere incredibile a livello mondiale, calcolando che parliamo di Alto Adige, quindi si figura come Italia, ma a dire la verità il 99% sono medaglie che vengono dall'Alto Adige e questo testimonia che c'è una sensibilità e una formazione veramente eccellente per quello che riguarda i giovani nelle varie discipline, in tutte le discipline. E questo veramente secondo me è un grande vanto che abbiamo come Alto Adige per quello che riguarda tutto il mondo dell'artigianato e non, perché veramente facciamo le cose fatte bene. Ecco. No, vediamo Mi sono anche perso la noi. domanda, l'altra? No, un po' ci avevi già parlato dei rapporti, cioè quanto è Sì, importante il contatto personale con i clienti, per sì, esempio. ma questo, ecco, il rapporto con i clienti lo trovo una cosa che al giorno d'oggi è ancora più, è decisamente fondamentale perché in questa società dove tutto si acquista via online, non si ha più contatto con il pubblico, si è smaterializzato quello che è proprio il rapporto interpersonale che, lo trovo molto triste. Come dicevo, io ho bisogno di vedere in faccia la persona con la quale mi interfaccio e questa è una cosa molto importante, non è solamente per un discorso di sicurezza, ma è proprio un discorso di avere una persona di riferimento che sai che se c'è un problema ti viene, ti guarda, ti fa e ti dà, è una mano sicura, diciamo, no? Quindi è fondamentale questo rapporto umano, che altrimenti si rischia veramente di perderlo. In tante professioni si sta un po' anacquando questo concetto che ritengo che sia invece fondamentale. Che poi, ecco, per esempio una cosa che a me piace tantissimo e mi gratifica molto, magari mi arrivano clienti di anni fa che onestamente non ricordo neanche più, e che magari arrivano, ne so, nel periodo del dicembre perché vengono comunque a fare qualche giorno in Alto Adige e magari vengono per salutare, per ringraziare delle belle cose che all'epoca avevamo fatto quel restauro così così e poi magari mi parlano dell'oggetto, a volte ricordo più l'oggetto che le persone e quindi ecco diciamo è molto gratificante vedere che c'è questa sensibilità da parte delle persone di venire ancora a ringraziare, testimoniare quanto sia ancora bello quello che è stato fatto e questo diciamo è la cosa che paga di più nella vita, veramente è un valore aggiunto incredibile insomma. Tu E che mi è successo comunque, spesse volte insomma sì. questa Tu che cosa. comunque hai Sì. una clientela, diciamo, hai privati sì, ma dicevi Sì, è anche. molto diversificata, diciamo che negli ultimi anni direi forse più un 70% è legata al mondo pubblico, che può essere Camera di Commercio, come in questo caso stiamo facendo dei lavori per il commissariato del governo, per varie chiese può capitare, quindi vabbè, in quel caso privato, ma comunque diciamo l'ambito ecclesiastico diciamo più in questa direzione, magari possono essere delle ANSIZ particolari, dei castelli che hanno dei beni sotto tutela e tramite la sovrintendenza chiaramente vengono poi messi in restauro, ecco, questo diciamo ormai abbraccia la maggior parte del lavoro. Il privato che ha magari il singolo oggetto è sempre meno, anche perché con questo cambio generazionale non c'è più tanto la volontà di avere un certo tipo, chiamiamolo, di arredamento, ma non è solamente legato al mobile, è proprio l'impostazione in generale che può essere dal tessuto al tappeto alla porcellana, quadro, scultura, mobile,
c'è un altro modo di vedere, di interpretare, diciamo, il proprio spazio vitale in una casa, e quindi se prima c'era la persona di una certa età che faceva restaurare, non so, il mobile importante e poi da dare al figlio per la nuova casa quando si sposa, oggi magari viene e dice io avrei questo mobile da vendere perché al figlio non interessa, e questo, diciamo, è un po' triste, no? Sta succedendo questo da diversi anni ed è un peccato, perché comunque è parte del patrimonio culturale anche qui del nostro, che deve essere preservato, che così piano piano va a perdersi, e questo è un po' un peccato, insomma, no? Sì. Ma è un cambiamento anche culturale, generazionale, fa parte un po' di un meccanismo, no? Un po' tocca accettarlo, un po' mo. Oggi, diciamo, quali sono secondo te le più grandi sfide legate alla tua professione? Come affronti queste sfide? E qual è il ricordo più bello legato a un tuo successo professionale? Sì, ma la sfida purtroppo del giorno d'oggi è quella di avere sempre lavoro e di poter tenere in piedi un'attività che non è solamente un'attività che deve portarti la pagnotta ora di sera, ma comunque mantiene anche un'identità a livello nostro, locale, e che dà un vanto, secondo me, anche alla città, perché per il turista che viene a Bolzano, trovarsi in centro, anziché trovarsi la solita catena che vende quello che vogliamo in tutti i posti, trovare ancora un artigiano che è lì, che ha il suo laboratorio, ogni tanto c'è anche la sua bottiglia di vino, si taglia la merenda a fabbrica, e ancora questo senso umano è un valore aggiunto che oggi purtroppo sta scomparendo. Quindi questa è una cosa che senz'altro dà tessuto al posto, identità. E ripetimi la Invece seconda domanda che ho perso un attimo. quello che ricordi come essere il tuo più grande successo professionale, se ce n'è uno in particolare, uno che ti ha dato più soddisfazione, diciamo, Ma più di altri. sì, ma forse adesso non è che... Ma ce ne sono alcuni, ma ce ne sono più di qualcuno che magari hanno dato un certo lustro, diciamo, no? E, però diciamo ma, non so, ecco, ad esempio mi è capitato anni fa, si lavorava molto con un architetto di Modena, con due architetti all'epoca, era uno di Modena e uno di Bolzano, Patrizia Dondi dell'orologio e Poluzzi Enrico, e all'epoca facemmo il restauro di Villa Panini, Panini, quelle dei nostri tempi, le figurine Panini, no? A Modena, e fu un lavoro molto molto impegnativo che aveva, diciamo, portato sul posto figure artigianali di diverse zone d'Italia nei vari ambiti, veramente di altissimo livello. Ecco, lavorare in quell'ambito lì è stata veramente una grande soddisfazione. E poi dico una cosa simpatica, quando è arrivato poi all'epoca l'assegno finale, mi ricordo che mi salutai col cavalier Panini, e chiaramente gli dissi, io come tutti all'inizio degli anni 70 facevo l'album delle figurine, ma dico, con questo assegno mi sono ripagato di tutte le figurine acquistate nella mia vita. Ci siamo fatti una risata, è stata una cosa molto simpatica, ecco, diciamo. No, ma poi diverse volte, diversi ambiti lavorativi, insomma, che hanno dato soddisfazione. Allora, ci Sì, avviamo alla sì, conclusione guardando un po' al futuro, sì. no? Ehm, Come vedi il futuro della tua professione da una parte e, ehm, diciamo così, quale consiglio daresti alle nuove Allora, generazioni generazioni. che vogliono magari intraprendere questa professione? Sì, diciamo che già dal 2009, se non ricordo male, per poter lavorare su beni sotto vincolo di tutela con finanziamento pubblico bisogna aver fatto un percorso formativo di alta formazione per poter essere poi inseriti nell'albo nazionale di restauratori beni culturali. Questo, ecco, diciamo che tutto quello che riguardava anche la formazione dell'albo, io sono stato delle persone che qui in Alto Adige si è occupato di tutta la parte burocratica da gestire poi a Roma per quello che riguardava l'Alto Adige. Adesso ho perso un po' il conto, ma penso che saranno ormai un 7-8 anni che l'albo, diciamo, è stato fatto, e
diciamo, dà la possibilità appunto a chi lavora di avere cioè deve avere questo tipo di qualifica per poter operare. E un giovane oggi secondo me può avere delle buone possibilità di lavoro, però deve fare un tipo di formazione di alto livello, quindi per quello che pensando all'Italia deve essere l'Istituto Centrale del Restauro di Roma, l'Opificio del Pietradur di Firenze, o comunque ci sono altri istituti di alta formazione, diciamo, che portano quel tipo di formazione, poi in parallelo anche ad un laboratorio ben avviato, dove c'è anche la possibilità di mettere in pratica con tempistiche adatte ai tempi d'oggi. Mi spiego, bisogna lavorare sempre bene, ad alto livello, ma con tempistiche veloci, perché devo poter stare anche sul mercato, quindi questa poi è la sfida, bisogna mantenere la qualità, perché quella non si prescinde, ma non si può lavorare su 10 cm quadrati per 6 ore, per 10 ore, perché se lo dice aspetta un attimo che i tempi non sono più compatibili con i costi di oggi, bisogna avere anche capacità, velocità, buona lettura di quello che si sta facendo, ed è una cosa che poi va in simbiosi con un laboratorio ben avviato, ecco, diciamo. Quindi le possibilità ci sono, senz'altro è una professione che può dare tantissimo dal punto di vista anche emotivo a una persona, dal punto di vista proprio della soddisfazione. E c'è la possibilità di lavorare anche magari direttamente per dei musei, c'è la possibilità di lavorare in ambiti dove poter mettere le mani direttamente su opere di alto livello diventa non solo un onore, ma è una cosa veramente per pochi eletti, ed è veramente anche un modo di poter vivere la quotidianità dando il proprio contributo alla preservazione, alle cose che si può fare un qualcosa, ecco, diciamo, per i posteri, ecco, diciamo, quello è una gran cosa. Quindi direi che senz'altro negli ultimi anni forse i giovani si sono un po' staccati dalla professione del restauro, ma non va più vista come la piccola botteghina che fa qualcosa, ma deve essere impostata in un ambito di alta formazione, lavorando proprio in ambiti importanti, e si può avere un buon percorso formativo. Bene, Ecco, io. ti ringraziamo Claudio Temelin per questo Grazie a voi. tempo